Lezione 1. Vite antiche. È affascinante pensare a come vivevano le persone 1000 anni fa, non è vero? Assolutamente sì. Per sopravvivere facevano affidamento sull'agricoltura, sulla caccia e sulla pesca. Mi chiedo cosa significasse svegliarsi ogni giorno con il sole e lavorare la terra. Deve essere stato un duro lavoro, ma anche gratificante vedere i frutti del loro lavoro. E la caccia? Quella sì che era un'avventura, andare a caccia di cibo. Sì, e immaginate la pesca lungo i fiumi. Era una fonte vitale di cibo per loro. Me li immagino seduti vicino all'acqua, in attesa di una bella preda. Esatto. Pensi che avessero tecniche speciali per pescare? Probabilmente lo facevano, usando reti o freelance. È interessante come queste abilità siano state tramandate. Lezione 2. Draft dei Buffalo Bills. Sapevi che nel 1969 i Buffalo Bills scelsero un giocatore con $1000 in palio? Davvero? Sembra una cifra così piccola rispetto ai contratti odierni. È incredibile quanto si sia evoluto il settore sportivo da allora. Assolutamente. Come sono stati i primi anni della squadra dopo quella bozza? Probabilmente avevano appena iniziato a costruirsi una reputazione e una base di fan. Posso immaginare l'entusiasmo dei tifosi durante quelle prime partite. Sì, l'energia nello stadio doveva essere elettrica. È interessante riflettere su come quei primi giocatori abbiano plasmato la storia della squadra. Certamente. Ogni partita sarebbe stata un trampolino di lancio per il successo futuro. Lezione 3. Pratiche abolite. Hai sentito parlare delle pratiche abolite nelle isole di proprietà britannica? Sì, è affascinante come le norme sociali cambino nel tempo. Molte di queste pratiche hanno radici profonde nella storia, non è vero? E lo hanno fatto. Deve essere stato un cambiamento significativo per le comunità colpite. Immaginate le discussioni e i dibattiti che hanno avuto luogo in quel periodo. Le persone devono aver avuto opinioni molto forti sui cambiamenti e sulle loro implicazioni. Assolutamente sì. Alcuni avrebbero accolto con favore i cambiamenti, mentre altri probabilmente si sarebbero opposti. È interessante riflettere su come questi cambiamenti abbiano influenzato la vita quotidiana di tutti. Sì, soprattutto in alcune parti degli Stati Uniti dove pratiche simili stavano scomparendo. Lezione 4. Melodie della vita. Hai mai pensato a come alcune canzoni possano evocare emozioni così forti? Assolutamente sì. È affascinante come una semplice melodia possa trasportarci in momenti diversi della nostra vita. Credo davvero che i grandi cantautori abbiano un talento unico. Esatto. Ad esempio, Elton John ha composto innumerevoli melodie che hanno trovato eco in tutto il mondo. Le sue canzoni spesso raccontano storie, non è vero? Sì, è proprio così. Ogni nota sembra catturare una particolare emozione o esperienza. È quasi magico il modo in cui riesce a combinare testi e musica per creare qualcosa di senza tempo. Non potrei essere più d'accordo. Hai mai provato a scrivere una canzone da solo? Ci ho provato una volta, ma è stato un disastro piuttosto comico. Lezione 5.
Elementi essenziali per la valigia. Mentre ci prepariamo per il viaggio, hai già deciso cosa mettere in valigia? Certo che sì. La comodità è la mia priorità assoluta, quindi porto con me un sacco di vestiti comodi. Sembra una buona idea. È importante sentirsi comodi, soprattutto durante i viaggi lunghi. Assolutamente sì. Ho anche messo in valigia la crema solare. Nessuno vuole scottarsi. Verissimo. Una scottatura solare potrebbe trasformare una vacanza in un'esperienza dolorosa. Esatto. Ho commesso lo stesso errore in passato e non voglio certo ripeterlo. Hai portato con te libri o divertimenti per il viaggio? Ho messo in valigia qualche romanzo, ma potrei anche scaricare qualche podcast. I podcast sono un ottimo modo per passare il tempo. Quale genere preferisci? Lezione 6. L'importanza del benessere. È meraviglioso sapere che ultimamente ti sei concentrato sul tuo benessere. Sì, a volte può essere difficile, ma è fondamentale per la nostra salute generale. Sono completamente d'accordo. Mantenere l'equilibrio nella vita non è sempre facile, vero? In realtà non lo è, eppure, i vantaggi superano di gran lunga le sfide. Hai provato qualche nuova attività che ti aiuti a concentrarti su questo aspetto? Ho iniziato a praticare yoga e mi ha davvero illuminato. Sembra rinfrescante. Lo yoga fa bene sia al corpo che alla mente. Davvero, mi sento più centrato e rilassato dopo ogni seduta. Forse dovrei unirmi a voi qualche volta, mi farebbe comodo un po' di quella energia zen. Lezione 7. Regali ponderati. Sono convinto che il nostro amico apprezzerà sicuramente il nostro regalo premuroso. Sono d'accordo. Dimostra quanto teniamo e apprezziamo la nostra amicizia. Esatto. I regali pensati hanno spesso più significato di quelli costosi. Sì, è il pensiero che sta dietro al regalo che conta davvero. Hai pensato a come presenterai il regalo? Sto pensando di confezionarlo in modo elegante e di aggiungere una nota personale. Sembra delizioso. Un tocco personale può renderlo ancora più speciale. Si tratta di creare un'esperienza memorabile per il nostro amico. Non vedo l'ora di vedere la loro espressione quando lo riceveranno. Lezione 8. Viaggio di corsa. Certo, mi piacerebbe molto sapere come ti sei avvicinato alla corsa. In bocca al lupo per il tuo allenamento. Grazie. Ho lavorato duramente per migliorare la mia resistenza e velocità. Questo è encomiabile. Allenarsi per una corsa richiede disciplina e dedizione. Davvero, ho affrontato molte sfide lungo il cammino, ma sono determinata. Ogni runner ha una storia unica. Cosa ti ha spinto a iniziare? Volevo condurre uno stile di vita più sano e mettermi alla prova fisicamente. Che motivazione fantastica! Correre può essere un'esperienza davvero liberatoria. Esatto, spesso mi accorgo che mi schiarisce la mente e mi migliora l'umore. Ammiro il tuo impegno. Continua ad andare avanti e raggiungerai i tuoi obiettivi. Lezione 9. Problemi respiratori.
Sì, a volte mi sento senza fiato, soprattutto durante le attività faticose. Questo può essere preoccupante. È importante prestare attenzione a tali sintomi. Sono completamente d'accordo. È fondamentale ascoltare il nostro corpo e chiedere aiuto quando necessario. Assolutamente. Ne hai parlato con un medico? Non ancora, ma ho intenzione di farlo. Credo sia saggio chiedere un parere professionale. Sembra sensato. Ti consiglierei di farti visitare i polmoni per precauzione. Sì, lo farò. Meglio prevenire che curare, giusto? Esatto. La tua salute dovrebbe sempre venire prima di tutto. Grazie per il tuo interessamento, significa molto per noi. Lezione 10. Trovare offerte. Quando si pianifica Assolutamente un sì. viaggio, Tutti è apprezzano un consigliabile buon cercare affare hotel quando che si tratta offrano di offerte o viaggiare. sconti. Hai trovato delle buone offerte per il nostro prossimo viaggio? Ho cercato online e ho trovato delle ottime opzioni. Ottima notizia. Prenotare in anticipo spesso aiuta ad assicurarsi tariffe migliori. Sì, e molti hotel offrono sconti esclusivi per le prenotazioni anticipate. Si tratta di essere intraprendenti e di sfruttare al meglio il nostro budget. Sono completamente d'accordo. Viaggiare non deve per forza costare una fortuna. Continuiamo la nostra ricerca e definiamo la nostra sistemazione. Lezione 11. Routine post-allenamento. Dopo l'allenamento, cosa fai solitamente per rilassarti? Di solito faccio una doccia per rinfrescarmi. E tu? Faccio lo stesso, ma spesso mi concedo un frullato proteico dopo. È come una ricompensa per i miei sforzi. Sembra delizioso. Devo ammettere che a volte mi ritrovo più a lungo sotto la doccia, godendomi l'acqua calda. Ah, il classico rituale post-allenamento. Aiuta a rilassare i muscoli, non è vero? Esatto. E trovo sempre divertente quando l'acqua fa sembrare i miei capelli come uno straccio bagnato. Oh, che immagine! Ti immagino emergere come un supereroe fradicio. Esatto. Forse dovrei lanciare una tendenza, lo stile del mocio bagnato. Lo sosterrei sicuramente. Potrebbe essere l'inizio di una nuova tendenza nel mondo della moda. Lezione 12. L'esperimento del bodybuilding. Hai sentito parlare dei culturisti che sperimentano con gli steroidi sintetici? Sì, certo. È un argomento piuttosto controverso nella comunità del fitness. Esatto. Alcuni credono che migliori le prestazioni, mentre altri sostengono che sia pericoloso. Solleva certamente interrogativi sulla salute e sull'etica nello sport. Trovo affascinante come la ricerca della perfezione possa portare a tali estremi. Assolutamente. Viene da chiedersi fino a che punto le persone siano disposte a spingersi per raggiungere i propri obiettivi. È come una moderna favola di Ercole, ma con più rischi. Che paragone! Immagino che la ricerca della forza sia sempre stata parte della natura umana. Esatto. Ma a volte mi chiedo se considerino le conseguenze a lungo termine.
Lezione 13. Riflessioni storiche. Hai studiato gli eventi accaduti durante la guerra, quando l'Inghilterra bombardò la Germania. Sì, è stato un momento significativo nella storia. La distruzione è stata immensa. È sorprendente come la guerra possa rimodellare intere nazioni. Esatto. L'intento era quello di distruggere le fabbriche e interrompere la produzione. Ma l'impatto sui civili è stato devastante. Solleva interrogativi morali, non è vero? Assolutamente. La perdita di vite innocenti è sempre tragica. È un duro promemoria delle conseguenze del conflitto. Eppure la storia spesso si ripete. Serve da lezione per le generazioni future, privilegiare la diplomazia rispetto alla guerra. Lezione 14. L'importanza del tempo. Non posso permettermi di perdere il volo. È sempre meglio prevenire che curare. Capisco perfettamente. Viaggiare può essere piuttosto imprevedibile. Esatto. Ti è mai capitato di dover correre all'ultimo minuto per prendere un volo? Oh, troppe volte. È piuttosto stressante, non è vero? Assolutamente sì. Preferisco arrivare in aeroporto presto per evitare sorprese. Ottima strategia. Adotterò anch'io questo approccio. Sì, consente di sorseggiare un caffè in tutta tranquillità prima di salire a bordo. E magari concederti un po' di shopping dell'ultimo minuto? Esatto. È il lato positivo dell'essere stati in anticipo. Lezione 15. Discussioni sul progetto. Ottimo. Credo che abbiamo trattato tutti gli aspetti chiave. Sono d'accordo. Passiamo al prossimo argomento? Sì, credo che sia importante mantenere lo slancio. Assolutamente. Qual è il prossimo punto all'ordine del giorno? Vorrei discutere la tempistica del nostro prossimo progetto. Sembra perfetto. Le tempistiche sono cruciali per un'esecuzione di successo. Certo. È essenziale stabilire obiettivi realistici. E per garantire che tutti siano sulla stessa lunghezza d'onda. Come si dice, la comunicazione è fondamentale. Lezione 16. Collegamenti con la città natale. Allora, da dove vieni originariamente? Io provengo da una piccola città di campagna. E tu? Io provengo da una città vivace, il che è piuttosto diverso. Deve essere emozionante. Cosa ti piace di più della vita in città? La vivacità e la diversità delle persone sono stimolanti. Sembra meraviglioso. Mi piace la tranquillità della mia città. La pace ha il suo fascino, soprattutto dopo una giornata frenetica. Assolutamente sì. È bello fuggire dalla frenesia. Cosa ti manca di più della tua città natale quando sei via? Lezione 17. Ideali democratici. La nostra fede democratica è più di un semplice credo, è un ideale che portiamo con noi. Esatto. Rappresenta la nostra speranza per un futuro migliore.
È piuttosto potente, non è vero? La fede nell'uguaglianza e nella giustizia. Assolutamente. È ciò che guida il progresso e il cambiamento. È importante sostenere questi valori nella nostra vita quotidiana. Sono pienamente d'accordo. Dobbiamo impegnarci a incarnare questi ideali. Ognuno di noi ha un ruolo da svolgere nel plasmare la società. Sì, ed è fondamentale incoraggiare gli altri a unirsi a noi. Insieme possiamo avere un impatto significativo. Lezione 18. Osservazioni sulla natura. Di recente ho visto alcuni serpenti viscidi in giardino. Che curiosità! Erano di colori diversi? Sì, alcuni avevano una pelle molto luminosa, quasi ipnotizzante. Sembra affascinante. Avevi paura? Un po', ma ero più curioso che spaventato. La natura ha il potere di sorprenderci, non è vero? Certo. Ogni incontro ci insegna qualcosa di nuovo. Apprezzo questa prospettiva. Rende l'osservazione della natura ancora più piacevole. Sì, si tratta di abbracciare l'esperienza. Lezione 19. Il sostegno dei propri cari. Ricordati che hai il sostegno dei tuoi cari. Sì, avere il loro sostegno fa davvero la differenza. Davvero. Fornisce forza nei momenti difficili. Assolutamente. Sapere che qualcuno crede in te è edificante. Spesso mi sento più motivato quando so di non essere solo. Anch'io. Crea un senso di appartenenza. Dovremmo custodire con cura queste relazioni, perché hanno un valore inestimabile. Verissimo. Ci ricordano che insieme siamo più forti. Quindi assicuriamoci di sostenerci a vicenda. Lezione 20. Tempo di film. Forse questo fine settimana riuscirò a recuperare qualche film. Sembra rilassante. Quali stai prendendo in considerazione? Ne ho alcuni in mente, ma non riesco a decidere quale guardare per primo. Forse potresti iniziare con una commedia per alleggerire l'atmosfera? Ottima idea! Ridere è un ottimo antistress. Assolutamente sì. È come un booster istantaneo di umore. Dopodiché potrei immergermi in un film d'azione avvincente. Un equilibrio perfetto. Qual è l'ultimo film che hai visto? Di recente ho visto un giallo che mi ha tenuto con il fiato sospeso fino alla fine. Lezione 21. La gioia della conoscenza. C'è tanta gioia nell'acquisire nuove conoscenze e incontrare nuove persone. Non potrei essere più d'accordo. Hai partecipato a qualche evento interessante ultimamente? Sì, ho partecipato a un seminario sulla diversità culturale. È stato illuminante. Sembra affascinante. Qual è stata la parte più intrigante per te? Mi sono piaciute le discussioni su come le culture si influenzano a vicenda. È un argomento profondo. Hai incontrato qualcuno di interessante?
Infatti, ho incontrato un professore che studia la comunicazione interculturale. Che affascinante! Mi piacerebbe saperne di più. Ha condiviso alcuni aneddoti esilaranti tratti dalla sua ricerca. Lezione 22. La gioia della nuova vita. C'è tanta gioia nella nascita di un nuovo bambino, sentiamo il suo primo piccolo vagito. Davvero? È un momento straordinario, pieno di speranza e felicità. Penso spesso all'entusiasmo che questo suscita nelle famiglie. Assolutamente sì! È un nuovo inizio e un nuovo viaggio per tutti i soggetti coinvolti. E il pianto del piccolo è come una sinfonia di vita, non è vero? È un modo meraviglioso di dirlo. Rappresenta l'inizio di qualcosa di meraviglioso. Ti ricordi la prima volta che hai tenuto in braccio un bambino? Sì, sono rimasto stupito da quanto fossero piccoli e tuttavia pieni di potenziale. È incredibile. Ogni bambino porta con sé la promessa del futuro. Lezione 23. Sfide nella gestione del tempo. Questo è rassicurante. E la gestione del tempo? Può essere impegnativo, ma spesso è utile elaborare un piano. Sono completamente d'accordo. Dare priorità alle attività è essenziale. Assolutamente. Ho scoperto che creare un programma giornaliero mi aiuta a rimanere sulla buona strada. Ottima strategia. A volte faccio fatica a rispettare i miei piani. Può essere difficile. Forse impostare dei promemoria potrebbe aiutare? Ottima idea. Un piccolo aiuto può fare una differenza significativa. E non dimenticare di prevedere delle pause. Possono aumentare la produttività. Verissimo. A volte, allontanarsi per un momento schiarisce la mente. Lezione 24. Connessioni culturali. Spesso provo tristezza per essere stato strappato via dalle mie radici. Capisco questo sentimento. Essere emarginati dalle culture familiari è difficile. Davvero. È come perdere una parte di sé. Può essere un sentimento di isolamento, soprattutto quando si trae forza dalla propria comunità. Sono d'accordo. È importante trovare il modo di riallacciare i legami culturali. Forse partecipare ad eventi culturali può aiutare? È un'idea geniale. Potrebbe riaccendere quel senso di appartenenza. Sì, condividere le esperienze con gli altri può essere incredibilmente appagante. Cerchiamo di cogliere queste opportunità per abbracciare la nostra eredità. Lezione 25. Pianificazione del viaggio. Devo pianificare il mio itinerario e prenotare gli alloggi. Sembra entusiasmante. Dove pensi di andare? Sto pensando di visitare diverse città in Europa. Fantastico! L'Europa ha così tanto da offrire. Come inizierai? Inizierò con lo studio delle città e delle loro attrazioni. Questo è un approccio intelligente. È utile sapere cosa aspettarsi. Sì, e vorrei anche trovare dei ristoranti locali da provare. Le esperienze culinarie sono essenziali quando si viaggia.
Assolutamente sì. Assaggiare la cucina locale è una delle mie cose preferite. Lezione 26. Preparazione dei report. Prepareremo un rapporto dettagliato con raccomandazioni e proiezioni. È davvero un compito importante. Quale sarà l'argomento del rapporto? Credo che dovremmo analizzare le tendenze del mercato e il comportamento dei consumatori. Ottima idea! Capire il pubblico è fondamentale per raccomandazioni efficaci. Esatto. Dovremmo includere anche elementi visivi per rendere i dati più accattivanti. Ciò migliorerebbe notevolmente il rapporto. Spesso le persone rispondono meglio alle immagini. Su questo aspetto sarò io a guidare la questione. Perfetto! Insieme possiamo creare un report completo e informativo. Non vedo l'ora. Il lavoro di squadra rende il processo piacevole. Lezione 27. La riservatezza è importante. Sì, questo è un aspetto importante. Includeremo una clausola di riservatezza solida. Sono completamente d'accordo. Proteggere le informazioni sensibili è fondamentale. Crea fiducia nei nostri clienti e nelle parti interessate. Esatto! Devono sentirsi sicuri nel condividere i loro dati con noi. Redigerò la clausola in modo da garantire che copra tutti i punti necessari. Un piano solido. È essenziale essere scrupolosi in queste questioni. Una volta finalizzata la clausola, potremo integrarla nei nostri contratti. Sì, questo fornirà chiarezza a tutte le parti coinvolte. Sono felice che siamo sulla stessa lunghezza d'onda su questo argomento. Lezione 28. Motivazione nel lavoro di squadra. Assolutamente sì. Possiamo motivarci a vicenda a impegnarci di più, giusto? Certo, avere un sistema di supporto fa davvero la differenza. Certo. Un piccolo incoraggiamento può fare molto. Ho scoperto che stabilire obiettivi comuni può aumentare la nostra motivazione. Ottima idea. Crea un senso di responsabilità. E celebrare le piccole vittorie mantiene vivo lo slancio. Esatto. È fondamentale riconoscere i progressi lungo il cammino. Non vedo l'ora di motivarci a vicenda per raggiungere i nostri obiettivi. Anch'io. Insieme possiamo realizzare grandi cose. Lezione 29. Suggerimenti per l'organizzazione. Hai mai provato a usare cestini o mensole? Sono perfetti per organizzare. Sì, certo. Fanno davvero la differenza nel mantenere gli spazi in ordine. Esatto. Mi piace molto il modo in cui massimizzano lo spazio di archiviazione mantenendo le cose accessibili. Sì, è anche esteticamente gradevole. Trovo che i cestini coordinati per colore facciano sembrare tutto più organizzato. Assolutamente sì. Aggiunge un tocco di stile alla praticità. Hai un consiglio organizzativo preferito? Consiglio sempre di fare decluttering prima di organizzare. Rende il processo più semplice. Sono d'accordo. A volte, meno è davvero di più.
Lezione 30. Stella nascente. Hai sentito parlare della giovane attrice che ha iniziato con i suoi due fratellastri più piccoli? Sì, è incredibile come sia diventata famosa a soli 12 anni. Davvero notevole. Se non ricordo male, è stata scelta per una produzione londinese. Assolutamente. È motivante vedere qualcuno realizzare i propri sogni così giovane. Mi chiedo quali sfide abbia dovuto affrontare lungo il cammino. Deve essere stata un'esperienza travolgente, affrontare la fama a un'età così giovane. Ammiro la sua determinazione. Ci vuole tanto duro lavoro per avere successo. Davvero? Non vedo l'ora di vedere come si svilupperà la sua carriera. Anch'io. Sarà emozionante vederla crescere come attrice. Lezione 31. Classe e cucina. Quindi hai lezione 2 volte a settimana? Sì, lo faccio. È abbastanza gestibile. Fantastico. E che mi dici dei ristoranti nelle vicinanze? Il cibo è molto vario, cosa che apprezzo. La diversità alimentare può fare una differenza significativa nella vita quotidiana. Assolutamente. Mantiene le cose interessanti. Che tipo di cucina ti piace di più? Adoro in particolar modo la cucina italiana e quella thailandese. Sono entrambe ottime scelte. Offrono sapori così intensi. Lezione 32. Visione del mondo. Se si sceglie una visione del mondo rigida, sembra che si possa anche morire. È una prospettiva piuttosto cruda, ma capisco il tuo punto di vista. Un punto di vista ottuso e assolutista può limitare le esperienze di una persona. Esatto, ma è la strada più semplice da percorrere. Vero, ma impedisce anche la crescita e la comprensione. Assolutamente sì. Accettare la complessità può essere impegnativo ma gratificante. Ci apre a un mondo di possibilità e prospettive. Sì, e incoraggia l'empatia e la connessione con gli altri. Esatto. Una mentalità più ampia può arricchire le nostre vite. Lezione 33. Stelle cadenti. Hai mai osservato le stelle cadenti? Sì, sono davvero affascinanti. Sfrecciano nel cielo, lasciando scie di polvere di stelle. È come se dipingessero la notte con la luce. Esatto. Le stelle cadenti sembrano illuminare tutto il cielo. Evocano un senso di meraviglia e magia, non è vero? Assolutamente. Ognuno di loro sembra un piccolo miracolo. Quando ne vedo uno, esprimo sempre un desiderio. È una bella tradizione. Cosa desideri di solito? Lezione 34. Divertimento in spiaggia. L'acqua della spiaggia è abbastanza calda per nuotare? Sì, molti bambini imparano a nuotare in spiaggia e si divertono a giocare in acqua. Sembra un'esperienza deliziosa. Lo è davvero, c'è qualcosa di magico nell'oceano. I bambini devono divertirsi un mondo a sguazzare in acqua.
Assolutamente sì, è un luogo di risate e gioia. Posso immaginare l'eccitazione nelle loro voci. Sì, la spiaggia è piena di vita ed energia. Hai qualche ricordo preferito legato alla spiaggia? Lezione 35. Canzoni gallesi. Hai mai sentito le sue canzoni in lingua gallese? Sì, sono davvero incantevoli. Trovo affascinante il fatto che Charlotte abbia iniziato a cantare ascoltando la radio quando era ancora bambina. È straordinario come un'esposizione precoce possa favorire il talento. All'età di 5 anni, affascinava già il pubblico. È impressionante. La sua passione per la musica traspare. Esatto. Sottolinea l'importanza del patrimonio culturale nella musica. Assolutamente sì. Le canzoni gallesi sono ricche di storie e tradizioni. Apprezzo il modo in cui la musica può riconnetterci alle nostre radici.